Friedrich Wilhelm Nietzsche, La Gaia Scienza, Scherzo, Astuzia e Vendetta, prologo in versi. 1. Invito. Assaggiate i miei cibi, mangiatori, domani meglio assai li troverete, e dopodomani saranno arci squisiti, e se di meglio mi domanderete, dalle mie antiche 7 ricette, trarrò coraggio per altre 7. 2. La mia fortuna. Quando fui stanco di ogni ricerca, ebbi imparato a ritrovare, da quando un vento soffia contrario, con tutti i venti corro sul mare. 3. Impavido. Ovunque sei, scava profondo, sempre più in basso è la sorgente. Lascia che gridi la gente oscura, laggiù in fondo, laggiù, è l'inferno. 4. Dialogo. Ero ammalato, sono guarito. Chi fu il mio medico? Ah, come ho tutto dimenticato. Ecco, ora credo sì, sei guarito. Solo chi dimentica gode salute. 5. Ai virtuosi. Anche le nostre virtù vadano con piede leggero, simili ai versi di Omero, che vengono e passano. 61. Parla lo scettico. La metà della vita è consumata, la freccia avanza e l'anima ha paura. Da molto tempo erra all'intorno, cerca e non trova, ed esita, tentenna. La metà della vita è già passata e fu dolore e errore ogni istante. Che cosa cerchi ancora? Perché è stata? Sì, questo cerco io, proprio il perché. 62. Ecce homo. Sì, lo so da dove vengo. Sono insaziabile come la fiamma e ardo e da me stesso mi divoro. Luce diventa tutto quello che tocco, si fa carbone tutto quello che io lascio. Sì, fiamma sono io sicuramente. 63. Morale stellare. Predestinata la tua via stellare, che te ne importa dell'oscurità. Gira felice intorno a questo tempo, sicché la tua miseria non ti tocchi. La tua luce è già data al più lontano di tutti i mondi, compiangerti è peccato. Solo un comando a te. Sii pura. Friedrich Wilhelm Nietzsche, La Gaia Scienza, libro primo, aforisma 1. I professori del perché della vita. Ho un bell'osservare gli uomini con occhio buono o maligno, e sempre li trovo, tutti e ciascuno in particolare, affaccendati a un compito solo. Che cosa giovi? Alla conservazione della specie umana. E non già per un sentimento di amore per essa, ma semplicemente perché in loro non c'è nulla di più antico, forte, inesorabile e invincibile di questo istinto, in cui è appunto l'essenza della nostra razza, del nostro gregge. Quantunque, andando per le spicce, con la nostra consueta miopia si riesca a distinguere abbastanza rapidamente a 5 passi di distanza il nostro prossimo inutile, dannoso, in buono e cattivo, tuttavia, dopo aver rifatto il calcolo totale e riflettuto più lungamente su tutto, si finisce per diffidare di queste discriminazioni e distinzioni e per metterle da un canto. L'uomo più nocivo è poi forse sempre il più utile dal punto di vista della conservazione della specie, perché conserva in sé, o con la sua influenza sugli altri, quegli appetiti senza i quali l'umanità sarebbe da lungo tempo snervata o infrollita. L'odio, la gioia perversa, la smania di rapina e di dominio, e in una parola, tutto quello che chiamiamo il male, fa parte di questa stupefacente economia della specie, un'economia senza dubbio costosa, dissipatrice e in fondo insensatissima, ma che però, come i fatti dimostrano, ha finora conservata la nostra specie. Io non so più, caro fratello in umanità e prossimo mio, se tu possa vivere a detrimento della specie, irrazionalmente, cioè, e malamente.
quel che avrebbe potuto nuocere alla specie, si è forse estinto da molti millenni e appartiene ora alle cose che alla stessa divinità non sono più possibili. Segui le tue brame migliori o peggiori, allora, e anzitutto va alla malora. In ambedue i casi sarai, in un modo o nell'altro, lo stimolatore e il benefattore dell'umanità e potrai, in compenso, conquistarti i tuoi elogiatori, come anche i tuoi detrattori. Mai, però, troverai chi sappia del tutto schernire te come individuo e persino in quello che hai di migliore, uno che sappia farti toccare con mano fino ad accordarsi con la verità, la tua sconfinata miseria di mosca e di ranocchia. Ai migliori è finora troppo mancato il senso della verità e ai più dotati troppo è mancato il genio per ridere di se stessi, come sarebbe necessario, traendo il riso da tutta la verità. Ma forse c'è ancora un avvenire per il riso. E sarà più tardi, allora che la massima, la specie è tutto, l'individuo niente, si sarà incorporata nell'umanità e che ad ognuno, in ogni istante, sarà concesso di accedere a quest'ultima liberazione, a questa suprema irresponsabilità. Forse allora il riso si sarà alleato alla saggezza e forse nulla più rimarrà che la gaia scienza. Frattanto tutto è ben differente. Frattanto la commedia della vita non è ancora diventata cosciente. Frattanto è ancora il tempo della tragedia, il tempo delle morali e delle religioni. Che cosa significa il continuo riapparire di questi fondatori di morali e religioni, di questi suscitatori di battaglie intorno a valutazioni morali, di questi professori di rimorso e di guerre religiose? Che cosa significano gli eroi che calcano codeste scene? Poiché infatti essi ne furono gli eroi, e tutto il resto, sia quale macchinario che come quinta, sia nella parte di confidente sia di servitore, per qualche istante perfino troppo visibile e vicino a noi, non ha fatto altro che preparare il loro avvento. I poeti, ad esempio, sono sempre stati i servitori di qualche morale. È chiaro che anche questi tragedi lavorano all'interesse della specie, pur forse immaginando di lavorare nell'interesse di Dio e come suoi inviati. Anche essi stimolano la vita della specie, stimolando la fede nella vita. La vita vale la pena di essere vissuta, così grida ognuno di loro. Nella vita, dietro la vita, al di sotto della vita, si cela qualcosa, aprite bene gli occhi. L'istinto di conservazione della specie, quell'istinto che agisce tanto negli uomini sublimi quanto nei più volgari, e rompe di tempo in tempo sotto forme di ragione e di passione spirituali, e allora si trascina dietro un corteo splendente di argomenti e vuole a tutti i costi far dimenticare che in fondo non è che un impulso, un istinto, una pazzia e un'assurdità. Si deve amare la vita perché l'uomo deve stimolare se stesso e il suo prossimo perché e tutti gli altri si deve, e tutti gli altri perché, o come diavolo si chiamano, si chiameranno in avvenire. È per questo che tutto ciò che accade necessariamente e sempre, che accade per se stesso e senza scopo, sembra ormai fatto per un fine e sembra all'uomo ragione e legge suprema. Ed ecco, sorge il professore di morale a insegnare il perché della vita, ed ecco ne trova un'altra, una seconda vita, e per mezzo della sua nuova meccanica fa uscire dai suoi vecchi cardini volgari questa vecchia vita volgare. Sì, lui non ammette assolutamente che noi si rida della vita, e nemmeno di noi, e nemmeno di lui. Per lui uno è sempre uno, qualche cosa di primo e di ultimo e di enorme. Per lui non esistono specie, non somme, né zeri. Per quanto pazze e stravaganti possano essere le sue invenzioni e le sue valutazioni, per quanto disconosca il cammino della natura e respinga le sue condizioni, e tutte le morali finora sono state talmente pazzesche e contrarie a natura che ognuna di esse sarebbe stata in grado di portare l'umanità alla rovina se ne fosse impossessata, tuttavia ogni volta che l'eroe entrò in scena fu conquistato qualcosa di nuovo, l'atroce contrapposto del riso, quella profonda emozione di parecchi uomini singoli di fronte al pensiero sì, vale la pena vivere, sì, io sono degno di vivere. E la vita, e io, e tu, e noi tutti quanti siamo diventati e ritorneremo per qualche tempo interessanti per noi stessi.
Non si può negare che col tempo il riso, il buonsenso e la natura non abbiano finito per avere sempre ragione di questi professoroni del perché. La breve tragedia ha sempre finito per tornare all'eterna commedia dell'esistenza e le onde dell'innumerevole sorriso, per dirla con Eschilo, dovranno alla fine sommergere anche il maggiore di questi tragici. Ma nonostante tutto questo riso castigatore, in fondo la natura umana è stata modificata dal continuo riapparire di questi professori del perché dell'esistenza. Questa ha adesso un bisogno in più, e proprio il bisogno di un nuovo ritorno di tali maestri e del loro insegnamento dello scopo. L'uomo, a poco, si è tramutato in un animale fantastico la cui esistenza è sottomessa a una condizione in più che quella di ogni altro animale. L'uomo, di tanto in tanto, deve credere di sapere perché esista. La sua razza non può prosperare senza una periodica fiducia nella vita, senza credere nella ragione di vivere. E l'umanità continuerà a decretare di tanto in tanto c'è qualcosa su cui assolutamente non si ha più diritto di ridere. E il filantropo più preveggente aggiungerà non soltanto il riso e la gaia scienza, ma anche il tragico con tutta la sua sublime assurdità fanno parte dei mezzi e delle cose necessarie per conservare la specie. E di conseguenza, mi comprendete, fratelli miei? Comprendete questa nuova legge del flusso e riflusso? Sì, avremo anche noi la nostra ora. Friedrich Wilhelm Nietzsche, La Gaia Scienza, libro primo, aforisma numero 2, La coscienza intellettuale. Io faccio sempre la stessa esperienza e sempre mi rifiuto di accettarla. Non voglio credervi, quantunque la tocchi con mano. Al maggior numero di persone manca la coscienza individuale. Spesso mi è perfino sembrato che quando se ne acquisti l'esigenza si finisca per essere, nelle più popolose città, soli come in un deserto. Tutti ti guardano come uno straniero e tutti continuano ad adoperare la loro bilancia, chiamando questo buono e quello cattivo. Nessuno arrossisce se fai notare che i pesi non sono giusti. Nessuno si sdegna contro di te. Forse qualcuno ride del tuo dubbio. Voglio dire, la maggioranza degli uomini non trova spregevole credere a questo o a quello e vivere di conseguenza, senza prima essersi resa cosciente delle ultime più sicure ragioni pro e contro, e senza essersi presa la briga di rintracciare tali ragioni. Gli uomini più intelligenti e le donne più nobili fanno ancora parte di questa maggioranza. Ma a me che importa di bontà, di delicatezza e genio, quando l'uomo che possiede tali virtù tollera nel suo cuore una fede fiacca e fiacchi giudizi, quando in lui il bisogno di certezza non muove dal suo più intimo impulso, dalla più profonda necessità, e non li sente come cosa che separa gli uomini superiori dagli abbietti. In certi uomini pii ho trovato odio contro la ragione e gliene fui grato, così almeno si tradiva la loro cattiva coscienza intellettuale. Ma trovarsi nel bel mezzo di questa rerum concordia discors e di tutta la meravigliosa incertezza e molteplicità della vita e non interrogarsi, non tremare per il desiderio e il piacere di interrogare, non odiare nemmeno colui che si interroga e forse farsene uno spasso fino a non poterne più dar ridere. Ecco, questo io lo trovo spregevole e questo sentimento innanzitutto io cerco in ciascuno di voi. Non so quale follia mi convince sempre che ogni uomo, in quanto uomo, possiede tale disprezzo. E questo è il mio modo di essere ingiusto. 5. Doveri assoluti. Tutti gli uomini a cui occorrono, per poter comunque agire, le parole e le voci più forti, i gesti e gli atteggiamenti più eloquenti, i politici, i rivoluzionari, i socialisti, i predicatori cristiani o non cristiani, insomma, tutti coloro che non possono permettersi un mezzo successo, parlano di doveri e di doveri che hanno un carattere assoluto. Senza questi, essi, ben lo sanno, non avrebbero diritto al loro grande pathos. Dunque,
Si afferrano a quella filosofia morale che vada predicando qualche imperativo categorico, oppure ingeriscono una buona dose di religione, come ha fatto per esempio Mazzini. Volendo ottenere una fede incondizionata, hanno bisogno innanzitutto di credere in loro stessi, in virtù di un qualche supremo comando, indiscutibile e di per sé sublime, e di sentirsene i servi e gli strumenti. In costoro ritroviamo gli avversari più naturali e di regola più influenti dell'illuminismo morale della Scepsi, ma sono rari. Invece, si trova una larghissima schiera di questi avversari, dovunque l'interesse insegna la sottomissione, mentre la reputazione e l'onore sembra che la interdicano. Chi si sente avvilito all'idea di essere lo strumento di un principe, di un partito, di una setta o addirittura di una potenza finanziaria, per esempio perché discende da una famiglia antica e fiera, ma vuole o deve, per l'appunto, essere quello strumento, ha bisogno, di fronte all'opinione pubblica e a se stesso, di principi patetici che si possano avere sulle labbra in ogni istante, principi di un dovere incondizionato e ai quali si possa senza onta sottomettersi e mostrarsi sottomesso. Ogni servilità un po' costumata si tiene stretta all'imperativo categorico ed è mortale nemica di coloro che vogliono spogliare il dovere del suo carattere di assolutezza. Questa impone loro il decoro e qualche altra cosa ancora. 8. Virtù incoscienti. Tutte le qualità di cui un uomo sia cosciente, soprattutto quando preveda che riescano evidenti anche a chi lo circonda, sono sottomesse a leggi di sviluppo del tutto diverse da quelle che gli restano ignote, o da quelle che, per la loro finezza, si celano all'occhio anche del più acuto osservatore e sanno nascondersi quasi dietro il nulla. Così avviene delle finissime sculture sulle squame dei rettili. Sarebbe un errore vedervi un ornamento o un'arma, poiché non si possono scoprire che col microscopio, e cioè con un occhio artificialmente affinato, quale non possiedono gli animali, per cui quell'ornamento o quell'arma avrebbe un senso. Le nostre qualità morali visibili, specialmente quelle che crediamo tali, seguono la loro strada, e le invisibili, di uguale nome, che dunque per noi non possono servire da armi né da ornamenti, seguono pure la loro strada, probabilmente diversa, e con linee e finezze e sculture, che forse piacerebbero a un Dio munito di un divino microscopio. Ciascuno di noi, per esempio, ha una sua diligenza, una sua ambizione, una sua perspicacia, ma per queste nostre scaglie di rettili non è ancora stato trovato il microscopio. E a questo punto gli amici della moralità istintiva diranno: bravo, costui ammette almeno la possibilità di virtù incoscienti. E questo ci basta. Oh sì, voi vi accontentate di poco. 11. La coscienza. La coscienza costituisce l'ultima fase di sviluppo del sistema organico e perciò anche il più imperfetto e debole. Dalla coscienza hanno origine innumerevoli errori, i quali fanno sì che un animale o un uomo vada in perdizione, prima del necessario, oltre il destino, come dice Omero. Se il vincolo dell'istinto, vincolo conservatore, non fosse tanto più potente della coscienza, se la sua non fosse, nell'insieme, una funzione moderatrice, l'umanità fatalmente soccomberebbe sotto il peso dei suoi giudizi stravolti, delle sue fantasie ad occhi aperti, della sua superficialità e credulità, o piuttosto, senza di quello, non esisterebbe più da moltissimo tempo. Prima che una funzione sia costituita e matura, forma un pericolo per l'organismo. Tutto bene, sì, ma fino a quando sia vigorosamente tenuta a freno. La coscienza è bravamente domata, l'orgoglio non vi ha la parte minore. Si pensa che qui è il nocciolo dell'essere umano, ciò che esso ha di duraturo, di eterno, di supremo, di primordiale. Si considera la coscienza una grandezza costante, si negano la sua crescita, le sue intermittenze, la si considera unità dell'organismo. Questa ridicola ed eccessiva valutazione e questo disconoscimento della coscienza hanno avuto una conseguenza utilissima. Ne hanno impedita
un'involuzione troppo rapida. Poiché già credevano di possederne una, gli uomini si sono dati poca pena per acquistarla, e anche oggi le cose non stanno diversamente. Incorporare il sapere e renderlo istintivo è un compito sempre del tutto nuovo e appena adesso intravisto dall'uomo. È un compito visto solamente da coloro che capiscono che finora l'uomo ha incorporato in sé esclusivamente i suoi errori e che su errori riposa la nostra coscienza. 12. Del fine della scienza. Come? Il fine ultimo della scienza sarebbe di procurare all'uomo la massima gioia e il minimo dolore possibile. Ma come? Se la gioia e il dolore sono così strettamente uniti, che chi vuole ottenere il massimo dell'uno deve avere provato anche il massimo dell'altro. Se colui che vuole raggiungere il giubilo celestiale deve tenersi pronto a tristezze mortali. E così è, forse. Gli stoici, perlomeno, credettero che così fosse. Furono conseguenti, poiché cercarono gioia quanto meno possibile, per avere dalla vita il minor dolore possibile. Quando si andava ripetendo la massima «l'uomo virtuoso è il più felice», si ostendeva così per il popolo l'insegna della scuola, ma anche una sottigliezza casistica per gli spiriti sottili. Anche oggi c'è offerta la scelta, o il minor dolore possibile, e in breve l'assenza di dolore, e in fondo i socialisti e i politici di tutti i partiti non dovrebbero onestamente promettere di più ai loro seguaci, o il massimo di dolore, quale prezzo dell'accrescimento di una quantità di gioie e di piaceri delicati, finora raramente gustati. Se deciderete per il primo, vorrete dunque abbassare e diminuire la capacità umana di soffrire, e allora dovrete abbassare e diminuire anche la capacità di godere. Effettivamente con la scienza si può raggiungere l'uno e l'altro fine. Forse essa oggi è conosciuta più per la sua capacità di togliere all'uomo le sue gioie e di renderlo gelido, marmoreo, stoico, ma potrebbe ben anche scoprirsi che è la grande dispensatrice di dolore, e allora forse si scoprirebbe a un tempo la sua forza contraria, il suo prodigioso potere di far rilucere, per l'umana gioia, nuovi mondi di stelle. 21. Ai professori di disinteresse. Le virtù degli uomini sono chiamate buone non in ragione degli effetti che producono, ma in ragione degli effetti che prevediamo per noi e per la società. Nell'elogio delle virtù si è ben stati pochissimo disinteressati, pochissimo altruisti. Altrimenti si sarebbe dovuto vedere che la virtù, come l'assiduità, l'obbedienza, la castità, la pietà, la giustizia, sono di regola dannose a chi le possiede, in quanto istinti che con troppa violenza e appetito dominano in lui e che non ammettono un equilibrio con altri istinti, portato dalla ragione. Se tu possiedi una virtù, una vera, completa virtù, e non una piccola tendenza a una virtù, tu ne sei la vittima. È proprio per questo che il tuo vicino la loda. Si loda l'uomo assiduo e diligente, quantunque questa assiduità danneggi la sua vista, o l'originalità, o la freschezza del suo spirito. Si loda e si compiange il giovinetto che si è rovinata la salute col lavoro, perché si pensa che per la società la perdita anche del migliore degli individui è sempre un piccolo sacrificio. Peccato che questo sacrificio sia necessario. Ma ben più deplorevole che l'uomo singolo la pensi diversamente e ritenga la propria conservazione e il proprio perfezionamento più importanti che il suo lavoro al servizio della società. Dunque, allora, si compassiona questo giovinetto non a cagione di lui stesso, ma invece perché con questa morte è andato perduto uno strumento devoto e oblioso di sé, un cosiddetto brav'uomo. Forse ci si domanda anche se non sarebbe stato più utile per la società che colui avesse lavorato meno a danno di se stesso e si fosse conservato più a lungo. Sì, si ammette perfino una tale utilità, ma si ritiene superiore, più durevole, l'altra, che cioè una vittima sia stata immolata e che la lealtà della bestia sacrificale sia stata ancora una volta affermata visibilmente. Quando dunque lodiamo le virtù, lodiamo pur sempre le loro qualità di strumenti, il cieco istinto che in esse si ritrova e che non si lascia infrenare dall'utile dell'individuo. In una parola, lodiamo questa assurdità della virtù, per cui l'individuo,
consente di trasformarsi in uno strumento della collettività. La lode della virtù è lode di cosa privatamente dannosa, lode di impulsi che privano l'uomo del più nobile amore di sé, della sua più alta difesa. È vero che a scopo educativo e per inculcare abitudini virtuose si traggono dalle virtù un mucchio di risultati che fanno sembrare fratelli la virtù e l'utile privato. E infatti questa fratellanza esiste. La cieca e accanita assiduità, questa tipica virtù di ogni strumento, viene presentata come la via della ricchezza e dell'onore e come il rimedio più efficace contro la noia e le passioni. Ma si tace dei suoi grandi pericoli. L'educazione procede generalmente così. Essa cerca di provocare nell'individuo, mediante una serie di attrattive e di vantaggi, un modo di pensare e di agire che quando siano diventati abitudine, istinto e passione, domineranno in lui e sopra di lui, contro il suo interesse supremo, ma per l'interesse collettivo. Quante volte non vedo che l'attività cieca e furiosa porta sì alla ricchezza e agli onori, ma allo stesso tempo sottrae agli organi quella finezza per mezzo della quale si potrebbe provare piacere della ricchezza e degli onori. E così pure vedo che quel gran rimedio contro la noia e le passioni rende ottusi i sensi e rende lo spirito restio a nuove eccitazioni. L'età più assidua di tutte, la nostra, non sa che farsene del suo tanto lavoro e delle sue ricchezze, a meno di acquistare sempre più ricchezze e aumentare sempre il lavoro. Occorre ben più gran genio a spendere che ad acquistare. Sta bene, avremo i nostri nipoti. L'educazione quindi riesce, e allora ogni virtù dei singoli diventa un'utilità pubblica e un'utilità privata nel senso del supremo fine privato. Probabilmente è un avvilimento dell'intelligenza e dei sensi, o addirittura una precoce scomparsa. Si considerino a tal proposito le virtù dell'obbedienza, della castità, della pietà, della giustizia. La lode dell'uomo disinteressato, dell'uomo pronto al sacrificio, del virtuoso, dunque di colui che non adopera tutta la sua forza e il suo intelletto a conservare, perfezionare, elevare, far migliore e più forte se stesso, ma invece nei riguardi propri vive modesto e oblioso, forse perfino indifferente e ironico, è una lode che comunque non è scaturita dal disinteresse. Il prossimo loda il disinteresse perché ne trae benefici. Se il prossimo pensasse anche lui disinteressatamente, rifiuterebbe quella distruzione di forze, quel danno a proprio favore. Si opporrebbe al sorgere di quelle tendenze e innanzitutto manifesterebbe il proprio disinteresse affermando che non sono buone. Con questo è proclamata la contraddizione della morale che è in auge appunto ai nostri giorni. I motivi di questa morale stanno in opposizione col suo principio. Tale principio su cui questa morale vuole appoggiarsi la confuta col suo proprio criterio morale. Per non urtare contro la sua propria morale, la massima tu devi rinunciare a te stesso e offrirti in sacrificio dovrebbe venire proclamata solamente da un essere che con questo rinunciasse al suo vantaggio ed esigendo il sacrificio degli individui provocasse forse la propria caduta. Ma non appena il prossimo o la società raccomanda l'altruismo a cagione della sua utilità, applica la massima precisamente opposta, e cioè tu devi cercare l'utile anche a danno di tutti gli altri, e dunque nello stesso istante predica tu devi e tu non devi. 23. I sintomi della corruzione. In quelle circostanze sociali che sono di tanto in tanto necessarie e che vengono designate con la parola corruzione, si osservano i seguenti sintomi. Non appena la corruzione penetra in qualche luogo, prende il sopravvento una variopinta superstizione, e la fede, generalmente seguita fino ad allora dal popolo, diventa fioca e impotente. La superstizione, cioè, è una libertà di pensiero di second'ordine. Chi si arrende ad essa sceglie certe forme e certe formule che gli vanno a genio e si concede un diritto di scelta. Il superstizioso ha qualcosa di più personale che il religioso, e una società superstiziosa sarà quella in cui si trovano molti individui e un gran gusto all'individualismo. Da questo punto di vista, la superstizione appare sempre un progresso di fronte alla fede
e un indice di intelligenza più indipendente, rivolta a ottenere i suoi diritti. Della corruzione si lagnano allora i seguaci dell'antica religione e dell'antica religiosità, i quali finora hanno regolato perfino l'uso della lingua e hanno fatto alla superstizione una cattiva reputazione anche presso gli spiriti più liberi. Impariamo dunque a considerarla un segno di emancipazione. In secondo luogo, si accusa di rilassamento una società in cui sia penetrata la corruzione, e infatti l'esaltazione e il desiderio della guerra vi subiscono un ribasso e gli agi della vita vengono ora ricercati con quello stesso ardore con cui prima gli onori bellici e agonistici. Ma generalmente non si osserva che quelle vecchie energie e passioni popolari che le guerre mettevano in magnifica evidenza si sono trasformate in una quantità di passioni private e soltanto sono divenute meno appariscenti. E infatti è probabile che nello stato di corruzione un popolo impieghi potenza ed energia maggiori che mai e che l'individuo spenda più prodigiosamente di quanto potesse prima. Allora non era ancora abbastanza ricco. Dunque, proprio nelle epoche di rilassamento la tragedia corre per le strade, vengono partoriti i grandi amori e i grandi odi, e la fiamma della conoscenza si leva raggiante al cielo. In terzo luogo, quasi per compensare del rimprovero di superstizione e rilassamento, si suole attribuire a questi tempi corrotti una maggiore mitezza e, al paragone con altri tempi più credenti e più gagliardi, una crudeltà assai minore. Ma io, come già a quel biasimo, non so unirmi nemmeno a questo elogio. Soltanto posso ammettere che la crudeltà si sia raffinata e che le sue forme più antiche ora offendano il gusto. Ma l'arte di ferire e di torturare mediante la parola e lo sguardo raggiunge, in tempi di corruzione, la sua massima perfezione. Soltanto allora si crea la perfidia e il gusto della perfidia. Gli uomini della corruzione sono mordaci e detrattori. Sanno che esistono altri modi di assassinare oltre il pugnale e l'imboscata, e sanno anche che tutto quello che è detto bene viene creduto. In quarto luogo, quando decadono i costumi, emergono quegli esseri che si chiamano tiranni. Sono i precursori e per così dire i frutti precoci e primaticci fra gli individui. Ancora un attimo di pazienza, e questo frutto dei frutti penderà maturo e giallo dall'albero di un popolo, e soltanto per questo frutto ci fu l'albero. Quando la decadenza e anche la lotta fra i tiranni di ogni specie sarà giunta al colmo, apparirà poi sempre il Cesare, il tiranno definitivo, che porrà fine agli stracchi combattimenti, sfruttando a suo favore la stanchezza. Quando viene questo momento, quell'individuo è di solito al punto della sua massima maturità e di conseguenza la civiltà è al colmo e più feconda, ma non per merito e per opera di lui, quantunque gli uomini più eminenti nella cultura si compiacciono di adulare il loro Cesare facendosi passare per opera sua. La verità è che essi hanno bisogno di quiete dal di fuori, perché dentro hanno l'inquietudine e il travaglio. In codesti tempi, corruzione e tradimento sono massimi, poiché l'amore per l'ego, allora scoperto, è più forte dell'amore per la vecchia e logora patria, giudicata morta. E la necessità di garantirsi contro le temibili oscillazioni della fortuna fa sì che si dischiudano anche nobili mani quando un potente o un ricco si mostri disposto a gettarvi dell'oro. L'avvenire è poco sicuro. Si vive alla giornata ed è questa una condizione psicologica intorno alla quale i corruttori conducono un gioco facile. Ci si lascia cioè sedurre soltanto per oggi, riservandosi un avvenire virtuoso. Come bene si sa, gli individui, questi veri uomini in sé per sé, si preoccupano del momento più che il loro contrario, gli uomini del gregge, pensando di non poter contare su loro stessi più che sull'avvenire, e così si legano al potente, poiché si ritengono capaci di azioni e rivelazioni che dal popolo non sarebbero capite né scusate, mentre invece il tiranno capisce il diritto dell'individuo perfino nell'aberrazione e ha interesse a dare la parola a una morale privata più ardita e addirittura a tenderle la mano. Infatti, lui pensa a sé e vuole che si pensi a lui,
cosa che Napoleone espresse un giorno in quel suo classico modo. Io ho il diritto di rispondere su tutto quello di cui mi si accusa con un eterno io. Sono a parte da tutti, non accetto condizioni. Voglio che ci si assoggetti ai miei capricci e che si trovi perfettamente semplice che io mi conceda simili distrazioni. Così disse un giorno Napoleone a sua moglie, quando questa ebbe motivo di dubitare della fedeltà del marito. Le epoche di corruzione sono quelle in cui le mele cadono dall'albero. Voglio dire, gli individui, i portatori di sementi del futuro, i promotori della colonizzazione intellettuale, coloro che vogliono cambiare i rapporti della società e dello Stato. Corruzione è una parola ingiuriosa per indicare i giorni autunnali di un popolo. 34. Storia abscondita. Ogni grande uomo possiede una forza retroattiva. Per ragione sua, tutta la storia viene posta di nuovo sulla bilancia e 1000 segreti del passato escono dai loro nascondigli per illuminarsi al suo sole. Nessuno può prevedere quale sarà la storia del futuro. Forse il passato è ancora essenzialmente inesplorato. C'è ancora bisogno di tante forze retroattive. 37. Per 3 errori. Negli ultimi secoli si è promossa la scienza in parte perché si sperava con essa e per essa di comprendere meglio la bontà e la sapienza divina, ragione principale per i grandi inglesi, come Newton, in parte perché si credeva all'utilità assoluta della conoscenza, vale a dire all'intimo legame fra morale, scienza e felicità, ragione principale per i grandi francesi, ad esempio Voltaire, e in parte perché si pensava di avere e di amare con la scienza qualcosa di disinteressato, innocente, autosufficiente, in cui gli istinti malvagi dell'uomo non avevano a che vedere, e questa fu la ragione principale per Spinoza, che nella conoscenza si sentiva diventare divino, e dunque per 3 errori. 38. Gli esplosivi. Se si pensa al bisogno di esplodere che si nasconde nella forza dei giovani, non ci si meraviglia di vederli decidere di questa cosa o di quella con tanta mancanza di finezza e discernimento. Ciò che li eccita è lo spettacolo dell'ardore che circonda una causa, e quasi si direbbe la vista della miccia accesa, non la causa in sé. I corruttori più astuti sanno dunque perciò far loro sperare l'esplosione e distrarli dalle profonde ragioni della causa. Non con gli argomenti si conquistano questi barili di polvere. 39. Gusto mutato. Il cambiamento del gusto è più importante che quello delle opinioni, le quali, con tutte le dimostrazioni, le confutazioni e tutta la mascherata intellettuale che le accompagna, non sono che sintomi del mutamento di gusto e non sono affatto quello che di solito si considerano, e cioè le cause di questo mutamento. Come si cambia il gusto universale? Si cambia per il fatto che uomini singoli, potenti e influenti esprimono senza vergognarsi il loro hoc est ridiculum, hoc est absurdum, vale a dire il verdetto del loro gusto e del loro disgusto, e tirannicamente lo impongono. Con esso sottopongono molti a una costrizione, da cui nasce, a poco, un'abitudine, in un numero ancora maggiore e da ultimo un bisogno comune. Che questi uomini sentano e gustino diversamente è un fatto che ha origine generalmente da una singolarità del loro modo di vivere, della loro alimentazione, della loro digestione, forse da un eccesso o da un difetto di sali anorganici nel loro sangue o nel loro cervello, insomma, dalla loro costituzione fisica. Ma hanno il coraggio di confessare i loro caratteri fisici e di dare ascolto alle esigenze di questi, anche quelle di tono più sottile. I loro giudizi estetici e morali sono questi toni più sottili del loro fisico. 40. Della mancanza di distinzione. I soldati e i loro capi mantengono nei loro rapporti un contegno assai superiore a quello che si tiene fra operai e padroni. Per ora, almeno, ogni civiltà di tipo militare sta ancora al di sopra di ogni cosiddetta civiltà industriale. Questa, nel suo aspetto odierno, è senza dubbio la più bassa forma d'esistenza che si sia mai avuta.
Qui opera semplicemente la legge della necessità. Si vuole vivere e si deve vendersi, ma si disprezza colui che approfitta di questa necessità e che compera l'operaio. È strano che l'assoggettamento a uomini potenti che ispirano timore o addirittura terrore, a tiranni e a condottieri, appaia meno doloroso che questo assoggettamento a uomini sconosciuti e che non suscitano interesse, quali sono appunto i grandi industriali. Nel datore di lavoro, l'operaio vede solamente un cane astuto e sempre affamato, pronto a speculare su tutte le miserie umane, e il suo nome, il suo aspetto, i suoi costumi e la sua reputazione gli sono completamente indifferenti. Agli industriali e ai grandi commercianti, probabilmente, sono mancate finora quelle forme e quei segni di una superiorità di razza, che unicamente consentono agli uomini di diventare interessanti. Se essi avessero nello sguardo e nei tratti la distinzione della nobiltà di nascita, probabilmente non esisterebbe un socialismo delle masse, poiché queste in fondo sono pronte a ogni specie di schiavitù, posto però che il superiore continuamente legittimi questa sua natia superiorità e il suo comando con la nobiltà dell'aspetto. L'uomo più volgare intuisce che la distinzione non si improvvisa e che in essa deve onorare il frutto del tempo, ma la mancanza di forme nobili e la ben nota volgarità dei fabbricanti dalle mani rosse e grasse lo inducono invece a pensare che solo il caso e la fortuna li abbiano innalzati sugli altri. Ebbene, conchiude fra sé, tentiamo anche noi il caso e la fortuna. Gettiamo anche noi il dado. E ha inizio il socialismo. 42. Lavoro e noia. Nei paesi civili gli uomini sono oggi quasi tutti pari nel cercare lavoro per amore del salario. Per tutti, il lavoro è un mezzo e non anche lo scopo in sé. Per questo sono poco sofistici nella scelta di esso, ammesso che procuri un buon guadagno. Ma ci sono rari uomini che preferiscono perire piuttosto che lavorare a un lavoro senza gioia. Sono uomini difficili e mai contenti, a cui non servirà un ricco guadagno, se il lavoro non sarà di per sé stesso il guadagno dei guadagni. Di questa rara specie di uomini fanno parte gli artisti e i contemplativi di ogni sorta, ma anche quei perdigiorno che trascorrono la vita nella caccia, nei viaggi, nel commercio amoroso e nelle avventure. Tutti costoro accettano lavoro e pene in quanto siano legate al piacere e, se occorre, proprio il lavoro più difficile e duro. In caso diverso, sono di una pigrizia irremovibile, anche se debba portare con sé la miseria, il disonore, pericolo per la salute e per la vita. Loro si spaventano di meno per la noia che per il lavoro senza gioia. Anzi, occorre molta noia perché il loro lavoro possa riuscire. Per il pensatore e per tutti gli spiriti inventivi, noia è quella spiacevole bonaccia delle anime che preannuncia viaggio felice e venti allegri. Lui deve sopportarli, attenderne in disparte gli effetti. Proprio questo è quanto non può chiedere a se stesso un carattere inferiore. Cacciare la noia ad ogni costo è una cosa volgare, come lavorare senza gioia. Questo forse distingue gli asiatici dagli europei, essendo quelli capaci di un riposo più lungo e più profondo che questi. I loro stessi narcotici agiscono lentamente ed esigono pazienza, all'opposto della ripugnante subitaneità dell'alcol, veleno europeo. 51. Il senso della verità. Io lodo ogni scetticismo che mi permette di rispondere, ebbene, proviamo, ma non voglio più sentire parlare di tutte quelle cose, di tutte quelle questioni che non permettono l'esperimento. Questi sono i limiti del mio senso della verità, perché a partire di là il coraggio ha perso i suoi diritti. 54. La coscienza dell'apparenza. Con la mia conoscenza mi sento di fronte all'insieme dell'esistenza in una posizione meravigliosa e nuova, e nello stesso tempo tanto terribile e ironica. Ho scoperto, per me stesso, che la vecchia umanità e la vecchia animalità, e perfino tutti i tempi primordiali e tutto il passato di ogni essere sensibile, continua in me a poetare, a vivere, a odiare e concludere. Improvvisamente mi trovo sveglio in mezzo a questo sogno, ma soltanto per constatare che proprio sogno e che debbo.
Perché improvvisamente mi trovo sveglio in mezzo a questo sogno, ma soltanto per constatare che proprio sogno e che devo continuare a sognare, se non voglio essere un uomo spacciato, come deve continuare a sognare il sonnambulo per non precipitare. Che cos'è ora per me l'apparenza? In verità, non l'opposto di un qualche essere. Che cosa so dire io di un essere qualunque che non siano per l'appunto solamente predicati della sua apparenza? Di certo non una maschera che si può mettere e togliere a un X sconosciuto. Apparenza è per me l'azione e la vita stessa, che si spinge tanto avanti nel dileggiare se stessa, da farmi sentire che qui non c'è che apparenza, fuoco fatuo, danza di folletti e niente di più, e che in mezzo a tanti sognatori anche io, il conoscitore, ballo il mio ballo, che il conoscitore è uno strumento per prolungare la danza terrestre e per questo riguardo appartiene ai corifei della vita e che la sublime conseguenza e coordinazione di tutte le conoscenze forse è e sarà lo strumento supremo che permetterà di conservare l'universalità del sogno e la possibilità di comprendersi fra tutti questi sognatori e con questo, appunto, di conservare la durata del sogno. 55. L'ultimo sentimento nobile. Che cosa conferisce nobiltà? Non certamente il sacrificio, ne compie anche il lussurioso forsennato, e nemmeno il seguire una passione, perché esistono passioni spregevoli, e nemmeno che si facciano cose per altri e senza egoismo, che forse proprio gli animi più nobili si attengono all'egoismo. No, ma invece che la passione da cui è afferrato l'essere nobile sia una cosa rara, e lui nulla sappia di questa rarità. È l'impiego di una misura rara e singolare, quasi una pazzia. È il sentire il calore di cose che tutti gli altri trovano fredde, una divinazione di valori per i quali non si è ancora trovata la bilancia. È un sacrificio su altari dedicati a un Dio ignoto, un coraggio senza aspirare all'onore, un essere soddisfatti di se stessi che trabocca e si propaga a uomini e cose. Finora era dunque la rarità e l'ignoranza di questa rarità che conferiva nobiltà a un uomo. Ma si noti, in base a questo criterio, tutto ciò che era ordinario, più prossimo e più indispensabile, insomma, tutto ciò che più serviva a conservare la specie e soprattutto la regola, valida oggi fra gli uomini, è stato giudicato ingiustamente e calunniato in blocco a favore dell'eccezione. Diventare l'avvocato della regola, forse, costituirebbe l'ultima forma e l'ultima squisitezza in cui la nobiltà dei sentimenti si potrebbe manifestare sulla terra. 56. Il desiderio di soffrire. Quando penso al desiderio di far qualcosa che stimola e assilla continuamente milioni di giovani europei, i quali non possono sopportare la noia loro stessi, comprendo che in loro deve esserci un desiderio di soffrire in qualche modo, per trarre dal loro dolore una ragione probabile di fare, di agire. Soffrire è necessario. Di qui il grido degli uomini politici, di qui le innumerevoli miserie di tutte le classi possibili, miserie false, immaginarie, esagerate, e la cieca e immediata propensione a credervi. Questo mondo, giovane, esige che venga o si mostri dal di fuori non la felicità, ma l'infelicità. La sua fantasia già in precedenza si affanna a dargli le proporzioni di un mostro, per poter lottare in seguito contro un mostro. Se questi ricercatori di sofferenze sentissero in sé la forza per beneficarsi dal di dentro, per fare da soli qualcosa, saprebbero anche procurarsi dal di dentro una propria autonoma miseria. Le loro invenzioni potrebbero allora essere più squisite, le loro soddisfazioni potrebbero spandersi come una buona musica, e invece adesso riempiono il mondo con il loro grido di miseria e di conseguenza troppo spesso col sentimento della miseria. Essi non sanno che fare di loro stessi e così dipingono sulle pareti i mali altrui. Hanno sempre bisogno di altri e sempre d'altri ancora. Perdono, amici miei, io ho osato dipingere sulla parete la mia felicità.